Ciao ragazzi e bentornati sul mio Custom Miniatures Vlog TV. Oggi cominciamo la serie di tutorial che ho promesso nella storia, non so se tutti l'avete visto, ma ho promesso che dal 10 dicembre al 25 dicembre ogni giorno pubblicherò un tutorial. Saranno vari tipi di tutorial, ho intenzione di farne parecchi sulle basette, quindi cominciamo oggi a vedere come fare le basette. Vi farò vedere sempre due metodi almeno e vediamo un pochino che cosa salta fuori. Ovviamente un giorno sarà terra, un giorno sarà con l'erba, un giorno sarà con il ghiaccio, la neve, eccetera eccetera, ok? Dopo la sigla, prima basetta, primo tutorial. Eccoci qua, basette queste amiche. La cosa più importante secondo me nel chiudere una miniatura è una basetta fatta come si deve, perché le basette di fatto sono una sorta di cornice del quadro, no? Dove il quadro ovviamente è la miniatura e la basetta è l'ambiente, quindi creare una sorta di diorama dove posare diciamo la nostra miniatura è fantastico secondo me. Oltretutto bisogna anche dire che a seconda del terreno in cui giocheremo più spesso è comodo avere un esercito tutto coerente con lo stesso tipo di terreno e basetta, quindi quando li mettete tutti insieme avete una panoramica come se tutto l'esercito effettivamente stesse camminando sullo stesso terreno. Allora io ho moltissimi metodi per farvi vedere come fare una basetta. Diciamo che partiamo da un metodo classico, quindi zoomata sul tavolo, eccoci qua, e andiamo a vedere. Mi metto un attimo a posto così, perfetto. Allora mi siedo e vi faccio vedere la prima tecnica importante per fare le basette. Prendete la colla cianoacrilica, credo che si veda, no? Perfetto. La colla cianoacrilica, in questo caso sto usando Grease World, l'Instant Glue, ma insomma è l'Attack piuttosto che, guardate, ce l'ho anche qua, la Super Glue dell'Army Painter, ne ho un po' insomma, no? Allora, perché la cianoacrilica? Moltissimi usano la Vinavil e non è sbagliato, perché la Vinavil generalmente, o la colla vinilica, è quello che si usa la maggior parte delle volte per la basetta, ma la cianoacrilica ha una qualità fantastica che indurisce e sembra praticamente plastica. Cosa facciamo allora? Prendiamo della sabbia, questa io l'ho raccolta in giardino da me per terra, quindi sostanzialmente fatalità stavano facendo dei lavori da me in giardino gli operai, i muratori, e avevano praticamente questa sabbia che era già trattata, il che vuol dire che teoricamente è disinfettata, eccetera eccetera, quindi diciamo che non ci sono impurità all'interno. Cosa molto semplice, quindi la cosa molto bella di questa sabbia è che, se guardate, è sabbia più sassolini di vario genere che ovviamente poi rimpicciolendo il tutto in scala sembreranno quasi delle rocce, no? Prendete il coperchio di un contenitore qualsiasi, io ho usato per esempio le paper clips, figuratevi, lo mettete praticamente così e ci mettete la basetta in mezzo. Con la colla cianoacrilica andate a riempire tutta la basetta. Ovviamente adesso io qua sto usando una colla che, siccome si era rovinato il cappuccio, avete visto che non ho il tappino, allora mi è molto comodo fare così. Ok, eccola qui. Vedete che adesso ho praticamente cianoacrilica sparsa su tutta quanta la basetta. Questo è il metodo classico che si è fatto strada diciamo dopo gli anni 90, in cui praticamente la basetta con la Vinavil non soddisfava tutti, in quanto la Vinavil, indurendo, diventa una sorta di gomma trasparente e la sabbia a volte rimaneva sotto perché c'era chi metteva troppa Vinavil, eccetera eccetera. In questo modo invece voi andate a coprire la basetta con la sabbia, la parte più morbida più sottile, più fine della sabbia va a posarsi ovviamente sul fondo, la parte più grossa che vedete sull'esterno poi la perderemo. Andate a rimuoverla e vedete che in un attimo avrà praticamente assorbito la sabbia ed ecco qua che avete già fatto una basetta con tutta la base pronta per essere dipinta. Perché?
perché quando sarà indurita, e ci vogliono pochi minuti, diventerà dura come la plastica e sostanzialmente vi farà un effetto diorama di plastica, per cui sarà facile dipingerla e non ci saranno effetti gommati o gommosi come quelli che fa la colla vinilica. Ovviamente questo non significa che non dovete usare la vinilica, date una soffiata forte in modo tale che levate l'impurità e come vedete la basetta è praticamente pronta. Questa è la base della nostra basetta. Quando andremo a mettere il primer, che in questo caso vi consiglio spassionatamente nero, poi vedremo perché con un dry brush sarà semplicissimo dipingerla, il primer andrà a solidificare ancora di più il tutto, il che praticamente alla fine farà sembrare la basetta quasi di plastica. E questa è, diciamo, uno dei metodi più veloci e più facili. Quello che vi consiglio ulteriormente, diciamo, è di mettere la miniatura già incollata sulla base, per cui poi l'attack, la cianoacrilica, la mettete intorno ai piedi e poi mettete la sabbia, in modo tale che, in poche parole, una miniatura già pronta. Qui vedete per esempio che ho preparato la basetta con un pezzo di corteccia di legno che ho trovato in giardino, ma questi li trovate, se volete, già appunto disinfettati eccetera eccetera. Per le rose si usano per il fondo del terreni delle rose, tengono umida praticamente la terra sotto e la proteggono, e nonché sono più carini da vedere nei rosetti. Si trovano veramente dappertutto, da Amazon a tutti i negozi di fiorerie, non costano niente e avete una quantità industriale di cortecce che una volta dipinte potrebbero sembrare tranquillamente delle rocce. Quindi questo è un altro metodo fantastico per fare le basette con il simil roccia. In questo caso invece avete praticamente la basetta già pronta per il primer nero. Se aveste avuto una miniatura come per esempio questo Necron, il Necron a questo punto, se io metto la cianoacrilica tutto intorno, avrà i piedi che saranno inseriti all'interno della basetta. Questo rende molto più reale la miniatura, perché se voi fate prima la basetta e poi ci incollate sopra la miniatura, non solo la cianoacrilica o la vinilica, che non si usa a quel punto per incollarlo sopra, ma diciamo la cianoacrilica in questo caso, se la utilizzate la miniatura rischia di staccarsi, perché la sabbia, anche se è plastificata dal primer eccetera eccetera, non ha lo stesso grip che avrebbe la plastica sulla base, perché non è piatta ovviamente, e poi avreste un fastidiosissimo effetto di alone intorno, dal trasparente addirittura al bianco, perché sbianca. Quindi mai mettere la miniatura sopra la basetta con la sabbia fatta in questo modo, molto più facile quando la inserite. L'effetto sarà questo, anche se in questo caso ho usato un altro metodo, che è quello che vi faccio vedere immediatamente, ovvero prendete questo colore, potrebbe essere questo piuttosto che qualcosa di simile, anche Christian Ward per esempio fa il MUD, ora proviamo a mescolarli, mescolate il colore, e anche se in questo caso serve poco, perché effettivamente è una sorta di sabbia già colorata, già mista colla, che praticamente, vedete, eccolo qui, vi dà già questa sensazione di basetta preparata. Prendete un texture della Citadel piuttosto che insomma una paletta di plastica e cominciate a ricoprire la basetta, ovviamente nel vostro caso intorno alla miniatura, intorno ai piedi. Se avete bisogno di spingere potete spingere con l'altro lato che è più sottile, spingete dove volete voi vicino ai piedi in modo tale da non sommergerli completamente, almeno che non vogliate simulare il fango, e allora sommergete tranquillamente tutta la miniatura senza problemi, anche se l'avete già pronta per essere dipinta, anzi meglio prima che sia dipinta, in modo tale che ovviamente poi dipingerete solo quello che è rimasto all'esterno e non dovete dipingere una cosa che poi andate a coprire. Guardate, in questo momento io sto invece facendo questa distribuzione del texture, che è il colore diciamo della Citadel, che in questo caso è lo Sterling Battlemire. Ce ne sono ovviamente di altri tipi, li vedremo nei prossimi giorni, per fare magari un terreno un po' più chiaro o diverso, un po' più rosso eccetera. Lascio questo pezzo davanti per fare un po' di fango. Prendo per esempio, vediamo un pochino, lavate sempre ovviamente il vostro texture e a questo punto pizzicatelo in modo tale che lo pulite, perché ovviamente poi quando si solidifica diventa proprio dura come la plastica, quindi una volta solidificato non è facile rimuoverlo. Ci prendiamo un dark mud della Green Stuff, ok, che è un brown mud. Il mud è il fango.
e in questo caso, mentre il nostro Sterling diventerà praticamente, scusate, sì, lo Sterling diventerà praticamente asciutto e completamente satinato, opaco, il Mud Texture è praticamente, come vedete, bagnato e rimane bagnato. Quindi, in poche parole, io sto già mischiando i due colori, faccio un misto in mezzo in modo tale che diventino molto amalgamati, e quando saranno asciutti vedrete che il fango rimarrà a effetto bagnato, perché all'interno ha un gloss che è appunto l'effetto bagnato. Potete anche fare questo gesto, cioè staccare a piatto verso l'alto in modo tale che faccia, come vedete, dei piccoli rialzi a montagnola che poi danno l'idea del terreno che è ovviamente mosso. In questo modo avete fatto una basetta che è già movimentata, perché avrà un po' di fango bagnato davanti e il resto sarà asciutto dietro. Ovviamente la miniatura con i piedi all'interno vi darà già l'effetto di avere i piedi nel fango piuttosto che nel terreno asciutto, ok? Ovviamente poi andremo a colorare il resto, vi farò vedere. Ora vado a mettere il primer nero sopra la basetta che abbiamo preparato con la cianoacrilica, che già in tempo reale è pronta per ricevere il primer, e nel frattempo lasciamo asciugare quella fatta con il metodo nuovo, che è il metodo venuto fuori dopo gli anni 2000, con dei colori sempre più tecnici che permettono appunto di avere già tutto fatto. Calcolate che ovviamente cianoacrilica costa abbastanza, la sabbia non costa niente se la prendete in giardino eccetera. Da questa parte con 6 euro avete un colore che vi permette di fare un bel po' di basette se riuscite a fare un po' di parsimonia. Quindi dalle 6 euro, le 3,80 euro, 4 euro di per esempio i technical della Green Stuff, ma con poco insomma avete già delle basette di tutto rispetto, scusate. Quindi adesso lasciamo asciugare questa e nel frattempo do il primer nero a questa e cominciamo a decorarla per vedere cosa possiamo fare oggi a livello di colorazione. A tra poco. Qua ragazzi al secondo step. Allora, mentre vedete che qui sto ancora facendo asciugare la basetta e quindi la spostiamo, adesso ci occupiamo di quella dove abbiamo messo la sabbia, che se guardate infatti adesso è diventata completamente nera. Adesso vediamo se riesco a mettervela a fuoco qui, e non so se vedete che anche spostando, vedete, ecco, con la luce in controluce si vede praticamente la sabbia, la più fine è rimasta sul fondo facendo appunto il fondo del terreno, e la più diciamo granulosa è diventata come se fossero piccole rocce o piccola ghiaia. In questo caso, per esempio, con questo tipo di conformazione sarebbe molto interessante per esempio fare un cittadino dirocato con praticamente tutti una sfumatura di grigio. Magari lo vediamo un altro giorno, perché oggi voglio farvi vedere la stessa cosa, quindi andrò a fare sfumature di marrone per tirare fuori un terreno piuttosto fangoso, o in questo caso di terra abbastanza scura, terra di siena bruciata per così dire, e vediamo un pochino insomma. Allora, come possiamo procedere? Prendiamo un colore, in questo caso prendo un colore a caso, lo scale color brown leather, che sarebbe la pelle marrone, ma potrebbe essere tranquillamente o un'altra scala di marrone o un colore GV tipo per esempio molto, molto forte il Tondia Brown, che è un base molto forte della Games Workshop, che mi piace tantissimo perché è molto appunto coprente. Mettiamo poco colore alla volta, perché questo è una sorta di dry brush, dove però il pennello lo lasciamo abbastanza bagnato perché ci serve pigmentare il terreno. Quindi è un dry brush spazzolando praticamente il terreno, come vedete, quindi gentilmente, senza spingere troppo, anche perché non voglio andare a spingere troppo sui sassi per rimuoverli. Chiamiamoli già sassi anche se in realtà sappiamo che è sabbietta, e vado avanti in questo modo fino a quando non ho coperto tutta quanta la superficie della basetta, facendo una sorta di dry brush. Vedete che in realtà sto tenendo abbastanza il pennello pigmentato in modo tale che mi vada a coprire le zone più facilmente. Quindi la prima parte non occorre che il dry brush sia completamente appunto asciutto, basta semplicemente andare ad avere una pigmentazione che ci interessa. Non vi preoccupate per i bordi, perché tanto poi alla fine di tutto ricoloreremo il bordo della basetta, e anche lì c'è tutta una filosofia, perché ai tempi degli anni 90 andava moltissimo di moda il Goblin Green, che era un verde militare chiaro,
ed era la pelle dei goblin sostanzialmente, che permetteva praticamente di avere questa colorazione che si mimetizzava in mezzo alla, parlo della cornice del bordo, si mimetizzava moltissimo con il terreno. Tutti i quarantenni credo che siano molto affezionati a quel tipo di colorazione. Poi è andato di moda il marrone ed era un bestial brown sostanzialmente. Ovviamente la moda la lanciava la GV, nel senso che quando l'heavy metal ha cominciato a dipingere tutte le cornici da Goblin Green a bestial brown, sembrava che ci fosse un cambio epocale praticamente, perché effettivamente era cambiato qualcosa nella visione d'insieme, perché gli eserciti non avevano più la cornice Goblin Green ma ce l'avevano in bestial brown. Questo un po' anche per farvi avere un minimo di storia delle basette, perché c'è anche una storia. E mentre dalle altre si asciuga, ultima diciamo colorazione a cui siamo giunti è quella del nero, cioè siamo tornati ad avere la bordatura nera, perché le miniature sono state prese molto anche per l'esposizione, per i concorsi, ed è effettivamente fa cornice. A me piace molto il nero perché mi piace molto col dry brush arrivare sui bordi, come vi farò vedere adesso, schiarendo parecchio in modo tale che stacchi tantissimo dal nero della cornice, e voi vedete proprio la miniatura che è rialzata con il nero d'ombra, praticamente è rialzata. Questo fa sì anche che un ulteriore vantaggio sul campo non sia totalmente mimetizzato, ma si veda la miniatura perché ha una cornice nera sotto, e poi vedrete il terreno che può essere un tappeto della P-Work, della Game Mat, piuttosto che un diorama avete fatto voi o della Games Workshop eccetera. Vedete il nero e lo stacco della stessa colorazione mimetizzata, è molto bello perché si vedono le miniature, si vedono molto bene e risaltano. Allora, mentre sta asciugando non occorre che aspettiamo tantissimo, possiamo andare a prendere un altro marrone. In questo caso potremmo prendere, vediamo, per non schiarire troppo subito, mescolo intanto, prendo uno Scale Color Dubai Brown. Ovviamente anche qui potete prendere per esempio una Grellan Heart della Games Workshop, che poi tra l'altro anche lì abbiamo un altro mondo, perché la Grellan è diviso in due, cioè la Grellan Badland, che è una sorta di terreno quasi desertico di Agrellan, che è appunto un pianeta, o piuttosto che la Grellan Earth, che è invece il Creclé. L'effetto Creclé è la terra piatta che si spacca perché è troppo arida, e quello ve lo farò vedere in un tutorial nelle prossime puntate. Oggi andiamo a colorare semplicemente questo, quindi andiamo a prendere un marrone un po' più chiaro, che vedete non è troppo più chiaro, quindi io vado praticamente attenzione che sia ben asciutto il pennello, e vado a fare un secondo passaggio di dry brush sulla mia basetta, che prima, come vedete, aveva questa colorazione di base e questa sarà la colorazione sopra. Questa volta ci vado leggermente più leggero, in modo tale che mi rimanga il nero e il marrone scuro più sotto, e sopra avrò l'effetto sfumatura. Ovviamente più aspettate che la basetta sia asciutta, ora per esigenze di tempo con i tutorial vado via abbastanza spedito, ma se aspettate un pochino avete ulteriormente questo effetto di stacco, ok? Perché ovviamente se è ancora troppo bagnato voi vedrete che si vanno a mescolare i due colori, e non è quello che vogliamo in questo caso, vogliamo sfumare. Però già adesso non so se lo vedete nello schermo, ma poi faccio in modo di farvelo vedere mettendolo sotto la luce per bene, avete già uno stacco che è molto carino, eccolo qui, che già mi permette di far risaltare tutte le parti in rilievo, che ovviamente sono quelle più in luce, no? Lasciando le parti scure sul fondo. Adesso questo è l'effetto che sta dando al momento la basetta. Lo lascio asciugare veramente bene per cominciare a fare un dry brush molto più marcato, perché adesso andiamo a schiarire quasi verso il color osso, in modo tale che le parti più alte verranno risaltate. Non faremo tutto omogeneo, ma solamente dei pezzi, in modo tale da muovere il terreno. E infine poi vedremo come abbellire, magari decorando qualche sasso, magari aggiungendo dei tuft, che sarebbero ovviamente i ciuffi d'erba. E quindi a tra poco che vediamo il terzo passaggio. Eccoci qua. Allora, la basetta con la sabbia si è già asciugata. Tale altre, un vantaggio di farla con la ciano acrilica e con la sabbia rispetto ai colori technical, come vedete, è che asciuga veramente velocemente. Ora io ho aspettato prima di riaccendere il monitor e di andare avanti
tipo 3 minuti, quindi in questo modo si va molto più veloce. Chiaramente con i technical verrà fuori una basetta molto carina, perché il risultato finale sarà quello che vedete qui con il Necron. Ovviamente è solo qui ho messo solamente la Grellan, anzi no, scusatemi, lo Sterland, e devo ancora colorare tutto, no? Ho colorato già il Necron, l'ho inserito all'interno, ci ho messo intorno lo Sterland e si è asciugato. Normalmente questo tipo di basetta asciuga anche in una giornata intera, quindi bisogna aspettare. Infatti io dovrò dividere in due il tutorial per fare in modo che possiate vederlo poi tutto montato in una volta sola, ma è probabile che io andrò a registrare in 2 giorni. Ora io qua sto passando con lo stuzzicadente perché questo colore è nuovo di zecca, e quindi vado ad aprirlo. I colori della scale sono chiusi ermeticamente, l'ho già mischiato ovviamente, vado a mettermene un pochino sul pezzo di carta. Sto usando un Arabic Shadow. L'Arabic Shadow è un colore abbastanza chiaro che mi permette di andare a cominciare a ragionare su un dry brush piuttosto importante. Tra le altre, io adesso qua ho anche un sito del color STC Dry L, e quindi prendete gli STC, sono quelli nuovi con la setola completamente bianca, ovviamente non di Martora ma assolutamente sintetica, e che permette appunto di andare a spennellare la basetta. La basetta con questo tipo di dry brush di piatto è abbastanza comoda. Chiaramente se avete la miniatura dovete rimpicciolire. Ora io vado a spolverare la parte della basetta esterna e resto molto alto in modo tale che il marrone mi stia sotto, e vedete che già praticamente è fatto. Ovviamente posso insistere su dei punti, ma diciamo che c'è già, no? E ho già questo effetto. Non occorre che mi fermo, perché a questo punto posso addirittura mescolare i colori, e vediamo un pochino cosa posso aggiungere. In questo caso già lo vedo, andrei proprio su un tar brown. Il tar brown in questo caso della scale può essere appunto quasi un bone della Citadel, quindi un colore molto chiaro, quasi osso. Mi serve per fare gli ultimi ritocchi, diciamo, della base della basetta, ok? Quindi adesso vado a mescolarlo, mentre sto chiacchierando con voi sto mescolando, e ho un miscelatore elettrico, ovviamente, se no dice questo è pazzo, come fa a mescolare che non si sente il tac 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 della pallina come al solito. Vado a pulirmi il pennello del dry brush grande, che a questo punto non ci servirà più, me lo asciugo per bene, lo metto da parte e vado a prendermi di nuovo quello che nel frattempo si è asciugato, che è quello piccolino che ho usato all'inizio. Ci prendo il nuovo colore e questa volta asciugo abbastanza, quindi il dry brush comincia a diventare davvero dry, perché vado solo a illuminare certe zone che sono quelle un po' più alte, in questo modo qui, semplicemente spennellando, vedete? Ecco qua, guardate, un pochino in giro, in modo tale che vada a risaltare le parti più in luce, che sono le parti più in superficie, e così muovo la basetta all'occhio e mi dà questo effetto. Per esempio qui sui lati, dove vi ho detto che mi piace staccare poi, perché poi metteremo il nero e farà questo super effetto, no? Qui ci siamo già, direi che più o meno siamo già a una buona base del colore. Ovviamente c'è gente che la basetta la fa in 2 colori, non di più, e siamo a posto. Io cerco di farvi vedere un po' di passaggi, perché così vi do un po' di idee. Chiaramente voi potete diminuire i passaggi o addirittura aumentarli mettendo cose che io oggi non vado a mettere, che magari vi interessano. Allora, nel mio caso quello che mi interessa ora è farvi vedere i sassi. Allora, i sassi ovviamente sono color pietra. Per farli risaltare da questo marrone li facciamo grigi, e quindi andiamo a prendere un grigio importante. Vediamo un pochino che cosa vi posso trovare qua, tipo il Rainy Gray della Scale Color. Ora io sto prendendo Scale Color perché qua davanti a me ho praticamente solo Scale Color e a sinistra ho GV. Del GV tra le altre non ho dei base grigi, ma prendete un base grigio pietra e siete a posto. E ci serve per andare a mettere in risalto, solo dove vogliamo noi, dei punti della sabbia che abbiamo messo un po' più grossetti, in modo tale che ci dia questo effetto
lo vado ad appoggiare qui, mi sa che anche questo lo devo aprire perché è nuovo, e quindi lo apriamo, e eccolo qua. Allora, vediamo un pochino che effetto fa. Vedete che è un grigio molto chiaro, e quindi attenzione perché qui se andate a sporcare il resto, ovviamente andate a sporcare la basetta, ok? Quello che ci interessa ora è un pennellino abbastanza piccolo. Io vado a prendere per esempio un layer S sempre della STC, ok? Potete tranquillamente in questo caso tenere il pennello con il colore bagnato e quindi usare una wet palette. Finora eravamo in dry brush e quindi era molto comodo il pezzo di carta assorbente. Qui ho asciugato prima il pennello, se vi ricordate, bagnato, mi è rimasto bagnato, mi sta facendo una sorta di wet palette, quindi continuo così. Allora, per comodità mi appoggio la basetta su un holder, così è un po' più alta, e vado a colorare solo dei punti che vedo in risalto per farli sembrare delle rocce, e vedete che effetto fa. Vedete che non li coloro tutti perché altrimenti sembrano troppi, no? Invece così sparsi, poi dopo con il dry brush, anche qui in questo caso ovviamente che andrà verso il bianco, risalteranno e staccheranno tantissimo dalla basetta per sembrare proprio dei sassi. Ecco qua. Guardate che bello che è questo sul lato, che è venuto proprio sul lato. Poi è bello secondo me andare sempre in modo casuale, cioè è bello farsi un progetto e disegnarsi un progetto di quello che vogliamo, ma non ci arrabbiamo se non viene esattamente come dovrebbe, cioè come ce l'eravamo aspettato noi nella nostra testa, perché molte volte è molto più, scusatemi, molto più facile e molto più naturale seguire appunto quello che accade casualmente, perché la natura è così, non ci sono i sassi appoggiati apposta perché l'ha voluto lei, sono lì perché sono arrivati col vento piuttosto che col terremoti, eccetera. Quindi diciamo che quello che è comodo è simulare la natura, e quindi in questo caso fare un lavoro di questo genere, molto più casuale. Diciamo che ci siamo già divertiti con il grigio e possiamo diciamo andare direttamente al bianco, in questo caso il white puro che andrò a dry brushare solo sui pezzettini grigi. Aspetto solo un attimino che si asciughi e ve lo faccio vedere. A tra poco. Eccoci qua ragazzi, allora siamo pronti per i colpi di bianco sulle rocce, e potete farli in due modi. Potete anche qui devo aprire perché è nuovo anche questo. Potete tranquillamente utilizzare la tecnica del layering, quindi delle colpi di luce fatti a mano a bagnato, diciamo, e non c'è nessun problema, funziona alla grande. Ovviamente il dry brush è un po' più veloce, l'unica cosa è che rischiate di andare a mettere il bianco anche su altri bordi, e non è il caso perché non vogliamo che il resto diventi bianco bianco. Quindi vado praticamente a dare dei colpetti di bianco solo sulle punte dei sassi, ed ecco qua. Ovviamente qua, siccome sto facendo senza dry brush, tampono un po' con il dito eventualmente, e sono andato a mettere a posto i punti che non volevo troppo bianchi. Ecco qua, vedete che nel frattempo il pennello un po' si sta asciugando e mi aiuta anche a fare una sorta di dry brush. E se guardate staccano talmente tanto che già proprio sembrano delle piccole rocce in mezzo, e avete già un bel po' di movimento sulla basetta, no? Adesso andiamo avanti e vediamo un pochino cosa possiamo fare. Io molte volte, come in questo caso per esempio, non vado a programmare troppo come la voglio, perché guardo anche come viene fuori pian pianino. Per esempio in questo caso io credo che potrebbe essere molto interessante un pigmento, in questo caso un pigmento chiaro, e quindi vado a prendermi qualcosa come in questo caso un pigmento della K, ma vedete questo è il tipo di colore che intendo, no? Basta mescolare pochissimo perché in realtà questa è polvere. Fate attenzione perché il pigmento quando cade fa una strage, quindi non fate cadere il pigmento, perché se poi passate con l'acqua sui pigmenti praticamente state colorando il ripiano, quindi state attenti a questo. Allora mi prendo un dry STC che è sempre il solito
nostro dry brush, mi prendo il pigmento così com'è e vado a pigmentare solo delle parti della basetta. Il pigmento fa diventare molto polveroso il terreno e lo fa risaltare. Ecco qua, lo metto anche in mezzo al grigio in modo tale che sembri proprio impolverato. Tento di amalgamare la sfumatura, do un colpetto di soffio ed ecco qui che abbiamo fatto la basetta movimentata. Ora cosa succede? Chiudo il pigmento, posso dargli delle sfumature diverse, per esempio potrei usare un altro pigmento, in questo caso un rosso ruggine quasi, che vedete ha proprio questa connotazione rossastra, che vado a mettere solo in certi punti, in modo tale che anche qui mi dia sfumatura di terra diverse. Ok, di nuovo colpo e abbiamo mosso ancora la basetta. A questo punto vado a prepararmi a fare un dry brush generale soprattutto di nuovo, in modo tale che i colpi di luce siano gli stessi un po' dappertutto, e questo fa sì che non si veda troppo la differenza di colore fra il pigmento chiaro, il pigmento rosso e il marrone scuro sotto, e perché così insomma si vede troppo stacco, non è un terreno esattamente omogeneo. Allora, per renderlo più omogeneo vado a riprendermi il colore che avevo chiaro, diciamo eccolo qui, e gli do dei colpettini tranquillamente sopra il pigmento che ho messo, in modo tale che tra le altre si vada un po' a mescolare, e vado a fare, come vedete, una sorta di sfumatura del tutto che rende il tutto più omogeneo. Mi raccomando i bordi, perché i bordi poi staccheranno molto e saranno molto belli da vedere con il nero. Ed ecco qui la nostra basetta con un terreno abbastanza ghiaioso, ok? Vediamo un pochino che cosa ci possiamo mettere sopra. Allora, a questo punto direi che voi lo vedete da là, vediamo un pochino, vengo su a vedere, lo vedete così? Ecco qua. Ok, se mi avvicino un po', vediamo un po' se riesce a dare, si vede poco, meglio sotto la luce, lo teniamo qua che si vede meglio, eccolo qua. Ok, adesso io direi che a questo punto del terreno potremmo metterci o un po' di wash che permette di evidenziare le parti scure, quindi in questo caso il nostro miglior amico di sempre è sempre lui, è l'Agrax, non il gloss che ho appena preso, ma l'Agrax normale. Non usate il Nuln, perché il Nuln è un nero, quindi dobbiamo andare sul marrone. Quindi prendiamo un shade che ci permette di utilizzare con un pennello più lungo che ha più serbatoio, ci prendiamo il nostro Agrax e cominciamo a andare all'interno, tutto intorno ai sassi che abbiamo colorato di grigio, per esempio in precedenza, in modo tale che l'Agrax vada a fare il suo mestiere. Ovviamente in questo momento io ho il pigmento che è ancora un po' bagnato e l'Agrax me lo va a mescolare, poco importa perché in questo caso mi va solo a vantaggio, ok? Ecco, vedete, l'Agrax per esempio sui bordi è molto comodo. Adesso non esagero perché appunto sono ancora un po' bagnato su altri punti e non voglio che si mescoli troppo, voglio che rimanga lo stacco. Ok, qui Agrax, vedete che tiro indietro il pennello perché poi l'Agrax rimane lì, perché tirando indietro il serbatoio scarica, e quindi ho fatto quello che dovevo, cioè lasciare l'Agrax giù. Adesso abbiamo finito praticamente la base della basetta, possiamo aspettare che si asciughi e vediamo un pochino i colpetti finali. Potrebbero essere dei ciuffi d'erba o qualcosa del genere, diciamo, per poter appunto renderla il più finita possibile. Dopo vi metterò delle foto sul finale, e tra l'altro le avete viste anche sulla diapositiva iniziale del video, e così vediamo un pochino che cosa salta fuori. A tra poco. La basetta è asciutta e pronta, e nel frattempo io ho
un mio cassettino che vi faccio vedere qui, pieno di tuft, che sarebbero appunto i ciuffi o i fiori vari, piuttosto che tuft chiari, scuri, color erba o secchi di vario genere. Sono quasi tutti della Green Stuff, ma ci sono anche quelli della GV lì in fondo. Insomma, e se guardate, insomma, ne ho un po' di varietà perché nel frattempo negli anni li ho presi accumulati. Direi che in questo caso quello che può fare al caso nostro, prendendo una pinzetta, potrebbe essere quello scuro. Quindi ne prendo uno di questi scuri e qui mi può servire davvero la colla, perché la colla in questo caso vinilica. I ciuffi sotto hanno un adesivo suo, che non so se adesso vedete abbastanza bene, mettiamolo a fuoco, c'è un adesivo sotto. Allora io non voglio però che quell'adesivo venga attaccato qui sopra da solo, perché molto spesso si leva. Allora cosa faccio? Prendo una colla di questo genere, la Tough Glue, che poi praticamente è una colla vinilica, solo un po' più potente, la metto nel punto dove voglio che ci sia il ciuffetto, e ovviamente anche questa è talmente nuova che non ho aperto il tappo. Lo facciamo qui, eccolo qui, e andiamo a mettere la colla piano, che non venga fuori troppa. Vedete, è una sorta di Vinavil con dentro qualcosa di più, che è leggermente più grippante, diciamo. Ci metto sopra il tuff e lo lascio lì ad asciugare. Lo posiziono fino a quando non è come voglio io, continuo a schiacciare e posizionare. Ok, vediamo se è girato al contrario. Ecco qua. Ovviamente questa è colla vinilica che diventa completamente trasparente una volta che si è incollato. Ok, ora io l'ho incollato in due lati in modo tale che sembrasse un po' più piccolino, e adesso vado a sistemarlo definitivamente e aspetto che la colla faccia il suo mestiere, cioè che lo tenga incollato nella posizione. Eccolo qua, io lo vorrei così, speriamo che resti così, e ovviamente è anche pettinabile, quindi poi voi potete tranquillamente posizionarlo e riposizionarlo finché è un po' secco, dopodiché ovviamente bisognerà rassegnarsi che quello è quello che avete. Anche qui solito discorso, non vi accanite troppo, perché è molto bello quando la natura fa il suo corso. Adesso non so se riesco a farvelo vedere da qui, perché manca un po' di luce forse, ma ecco qua, vediamo, magari aumento questa e dovreste vederlo da qua. Eccolo qua, vedete che dà già movimento alla basetta, e siamo su una sorta di non so neanche definirla in questo caso, potrebbe essere una specie di vediamo, potrebbe essere terreno arido piuttosto che appunto un terreno mezzo morto, perché cresce poco, è tutto marrone, ci sono ghiaie e il tuft è, diciamo, di una colorazione quasi morta, no? Di erba quasi morta. Quindi diciamo che c'è venuto fuori una basetta sul marrone scuro con ghiaia. Ovviamente differenzierò leggermente questa per farvi vedere un po' di differenza, ma più o meno tenteremo di andare su quelle colorazioni, così abbiamo la differenza fra le due. Quindi aspettiamo che asciughi anche l'altra, e dopodiché adesso qui su questa qui facciamo una base nera, una cornice nera, e siamo praticamente a posto. Anzi, guardate, la cominciamo subito così siamo ok. Dunque prendiamo un pennello che abbia abbastanza serbatoio, in questo caso, ma potrebbe essere tranquillamente anche lui, che è quello che ho usato per lo shade, e mettiamo il base nero. In questo caso io adoro quello della Games Workshop, perché la Baton Black, eccolo qui, la Baton Black è veramente pigmentante, cioè una volta che lo passate una mano ed è nero, tra le altre ha una satinatura che mi piace tantissimo, quindi generalmente utilizzo sempre questo nero qui. Non occorre che andate a diluire il colore più di tanto, perché effettivamente ci serve il colore pieno, e quindi lo prendete direttamente dall'oncia
e cominciate a dare il nero alla basetta. Man mano che girate vedrete proprio lo stacco che fa. Ecco qua. Andiamo a colorare questa parte. Ecco qui. Dove avete della sabbia che è rimasta incollata sul bordo, tenetela in modo tale che sembri un pezzo di diorama che esce fuori dalla cornice e staccherà tantissimo, fa un effetto veramente bello. Questo è un consiglio, ovviamente se non vi piace non fatelo. A me piace particolarmente, mi piace vedere proprio la sabbia che ogni tanto fuoriesce sulla cornice e interagisce un po' con questo elemento che dovrebbe essere in realtà completamente staccato, no? Vedete che anche non diluendo troppo, ovviamente adesso io ci sto attento perché sennò perdo il colore, ecco, però vedete che alla fine la basetta prende la sua cornice nera e stacca moltissimo, quindi in questi punti dove potete vedere qui, ecco qua, vedete? Guardate come stacca, è già una basetta di tutto rispetto che può essere interessante per esempio tutti quegli eserciti che stanno su mondi morti, piuttosto che nel vecchio mondo potrebbe essere non morti, potrebbe essere il caos che cammina appunto su steppe. Sì, diciamo che questo è più o meno l'ambientazione che gli abbiamo dato. Ovviamente tutto questo cambia ogni volta che voi cambiate i 3 colori di base. Ricordatevi più o meno di utilizzare 3 colori di base, un marrone scuro, un marrone medio, un marrone chiaro. Il resto è appunto perfezionare come vi ho fatto vedere con il grigio piuttosto che. Vi faccio vedere un'altra chicca che è della PK Pro, ma c'è anche della Greasestuff, ce ne sono di tutti i tipi. E qui avete praticamente il disegno delle foglie che vi taglia. Io prendo le vere foglie autunnali o invernali, diciamo, che trovo. Quando voi mettete la foglia all'interno e premete, lui vi fa uscire fuori le foglioline tagliate, ed eccole qua. È una cosa che costa, mi sembra, intorno ai 6 euro, ma fa queste foglie qui che sono eccezionali. Allora qui cosa facciamo? Riprendiamo la colla per i tuft, che in questo caso appunto è colla vinilica, in poche parole, e gli diamo un tocco di classe con delle foglie cadute. Non occorre mettere tanto, ovviamente, di colla, quindi andateci piano. Adesso tra le altre non scende neanche, quindi è troppo piano. Eccola qui, qui e qui, così faccio un po' di movimento. Usate sempre con parsimonia tutto, perché veramente serve sempre poca colla, poco di tutto, poco colore quando lo mettete, perché basta veramente poco. Allora riprendo una pinzetta, perché è molto comoda per queste cose, e vado a lasciar cadere le foglie sopra. Questo non cade, lo facciamo andare noi così, eccole qua. Adesso resto zitto, ma è il momento topico in cui bisogna stare un po' zitti. Ecco qua. Quando si sarà ovviamente asciugato il vinilico, voi vedrete solo le foglie. La vinilica non è come l'acciaio acrilica, quindi potete sporcare le punte delle... guardate che qua è andato a cadere anche qua sopra, la lasciamo. Così le foglie che sono già cadute faranno già terreno a quel punto. Vedete che questa cosa qua è successa casualmente, però è un ottimo esempio, no? Di cosa significa lasciarsi un po' andare all'estero. Ecco, quando queste sono completamente asciutte, voi le vedrete praticamente come foglie appoggiate sopra. La Tuft Glue diventa completamente trasparente e non bagnata e non gommosa come quella invece che è la vinilica. Quindi qui c'è una componente diversa che non vi so neanche dire di cosa è fatta, che però dà questo vantaggio finale. Quindi quando poi sarà finita andremo a vedere la basetta finita. Un consiglio potrebbe essere all'ultimo momento mettere, quando è completamente asciutto, un pochino di wash marrone scuro sulle foglie per inserirle all'interno della basetta. Ragazzi, allora direi che questi step sono terminati, aspettiamo che si asciughi questo e dopodiché
chiudiamo il nostro primo tutorial del 10 dicembre e da qui in poi altri 15 tutorial dove vedremo molte basette. Per esempio tentiamo di fare proprio una scala di basette di vario genere con appunto dei trick, delle chicche che magari si usano meno quando andate a fare un esercito intero, no? Quindi magari una basetta un po' più diorama che potrebbe essere quella del generale, no? Però insomma in questo caso vedete non ci ho messo troppo e secondo me ci sta alla grande anche per un esercito intero. Ci vediamo fra poco. Allora ragazzi, intanto vi faccio vedere l'effetto finale della basetta fatta con la sabbia iniziale, quindi completamente colorata. Vi ricordo base in ciano acrilica, quindi diventa scurissima, primer nero e alla fine un po' di robetti. Si sta ancora asciugando, vedete il tuft e le foglie, le vedete, alla fine metterò un po' di wash per renderle un po' più inserite nella base. Sto ancora facendo asciugare l'altra e quindi nel frattempo, scusate il fuoco, eccolo qui, l'altra si sta ancora asciugando, vedete che ha ancora l'effetto bagnato, qui è già quasi completamente asciutta, qui rimarrà così perché ho messo io l'effetto fango bagnato, quindi poi sfrutteremo quell'effetto lì per poter far sembrare appunto il terreno bagnato e fangoso. Adesso ci vediamo insomma all'ultimo step per mettere a posto queste due cosette qua. A tra poco. Allora ragazzi, siamo arrivati a fine della prima puntata. Io ieri ne ho girate già 3 perché ovviamente quando lavorate su una basetta e non avete modo di fare altre miniature mentre lavorate sulla prima, è difficile che si asciughi in tempo utile, specialmente quando utilizzate cose come questa del finto fango o terreno già dipinto, no? Perché non è immediato come l'attack. In questo caso, chiamiamola così, ma ricordatevi che è la colla ciano acrilica. Questo è il risultato. Tento di farvelo vedere anche in macro, eccolo qui, e dovreste, eccolo qua, perfetto, eccolo qua, questo è il risultato. Vedete che la famosa colla vinilica che abbiamo utilizzato sui ciuffi, diciamo, si è completamente asciugata e quindi è diventato è trasparente, diciamo. Qui ovviamente ci potreste anche aggiungere altro, no? Però direi che la posso lasciare così perché come prima puntata mi sembra un buon esempio di una basetta arida, di un terreno arido e diciamo autunnale, mezzo morto, nel senso che ormai la natura è già andata sicuramente verso l'autunno-inverno e sostanzialmente sotto avete della ghiaia, della sabbia, della ghiaia, no? Quindi ragazzi, adesso tra un pochino ci vediamo per il recap, vi do anche un riassunto a ogni fine puntata di quello che abbiamo utilizzato e come l'abbiamo utilizzato e ci vediamo domani per la seconda basetta che abbiamo già iniziato in questa puntata, dove vedremo più o meno gli stessi effetti ma ricavandoli da appunto il Sterland Battlemire, che è il technical che abbiamo utilizzato della Citadel Miniatures, quindi della Games Workshop. A tra poco. Allora ragazzi, la prima puntata dei nostri tutorial di pittura che andranno dal 10 dicembre al 25 dicembre è iniziata. Ho iniziato con le basette, questa è la basetta che abbiamo realizzato oggi, andremo avanti fino al 25 dicembre e mi sa che un 7-8 puntate buone le dedicheremo alle basette perché ho visto che c'è proprio bisogno di capire come fare tutti i tipi di basette e ce n'è davvero un'infinità, dovremo dedicare un mese intero solo a questo, ma magari poi implementeremo. Allora, quello che abbiamo fatto oggi è praticamente una basetta partendo dalla sabbia che trovate in giardino, quindi per risparmiare il più possibile prendete la sabbia, la setacciate in modo tale che vi venga fuori molta sabbia sottile e qualche granello di ghiaia magari molto sottile che poi trasformeremo appunto in sassi. Poi abbiamo incollato tutto stendendo la ciano acrilica, che è la famosa attack, sulla base della basetta e stendendola completamente su tutta la basetta. Questo perché poi mettendo la sabbia sopra si indurisce come la plastica. Abbiamo messo il primer nero e in seguito al primer nero abbiamo dato 3 basi di colore, un marrone scuro, un marrone intermedio e un marrone chiaro. Quindi ricordatevi queste 3 cose, non occorre sapere il tipo di colore. Imparate proprio a fare quello che vi piace utilizzando quello che avete e poi pian pianino comprando quello che secondo voi è più vicino ai vostri gusti, ok? Può essere 3 tipi di marrone che danno sul rosso piuttosto che sulla terra bruciata, piuttosto che sul desertico, quindi è un'infinità, no? Per non sbagliare ci ricordiamo un colore scuro, un colore intermedio, un colore chiaro.
Fatto questo, abbiamo dato del grigio e dei colpi di bianco a tutti dei pezzettini di sassolini, cercando di andare a caso, in modo tale che la basetta ci sembrasse con dei sassi, delle piccole rocce mosse in giro, dei ciottoli. E infine abbiamo messo sopra delle foglie che abbiamo ricavato con il tamponcino, prendendolo da foglie vere, autunnali in questo caso, e un tuft, che sarebbe il ciuffo d'erba, è artificiale, fatto con un adesivo sotto, ma noi abbiamo aggiunto un pochino di colla apposita, che è una sorta di vinilica mista a qualcosa di un po' più resistente, che me l'ha reso anche un po' più duro e rigido e anche pettinabile. Quindi a questo punto abbiamo la nostra basetta. Erano molti passaggi in questo caso, ma la basetta viene veramente molto pro, molto bella. Adesso ve la faccio vedere che gira sul suo stand, ok? E abbiamo finito la prima puntata. Ci vediamo domani con la seconda, che abbiamo già iniziato in questa puntata, che è fatta invece con un metodo diverso, e andremo a finire sul fango e appunto la terra appena umida. Quindi ci vediamo poi domani. Vi lascio alle immagini della basetta fatta con il primo tutorial. Grazie a tutti per essere rimasti con me. Iscrivetevi al canale, perché in questo modo sapete che riesco a fare più contenuti, e ci vediamo domani. Ciao!